Ciao a tutti e ben ritrovati in questo episodio del podcast del mercoledì. Nei commenti sotto all'ultimo video, signori, è stata fatta un po' di confusione ed è per questo che oggi, cari signori, ne approfitto e approfondisco, porto avanti il discorso e vi chiarisco ogni singolo punto di domanda che avete sollevato in merito al mio ultimo video. Preparati perché in questo podcast io ti andrò ad esporre quella che chiamo teoria del tutto ufologica. Preparati perché ci sarà davvero tanto da dire, mettiti comodo e ascolta fino alla fine. Dovrò fare un percorso cognitivo non indifferente per arrivare dove voglio arrivare e quindi mi scuso in anticipo se sarò fin troppo prolisso, ma vedrai che ne varrà la pena. Non devi neanche seguire visivamente il video, quindi puoi letteralmente farti una vasca immersione totale in questo podcast. Approfondisco e porto in fondo il discorso che ho iniziato con il video relativo alle scoperte delle nuove galassie da parte del James Webb Space Telescope e finito l'altro ieri con il video sul paradosso di Fermi e la scala di Kardashev. Quindi, se intendi capirci qualcosa, devi avere un bel background relativo ai miei video, così da divenire una persona consapevole. Proprio la scoperta delle nuove galassie, la possibilità stessa di retrodatare l'età dell'universo, ha acceso non pochi dibattiti e interrogativi sulla possibilità della vita extraterrestre e sulla correlazione con il fenomeno UAP, che per sua natura in alcuni casi, ripeto, in alcuni casi, presenta caratteristiche inspiegabili. In molti si sono risentiti nell'ultimo video quando ho detto che secondo me se qualcuno ci raggiunge non può essere biologico. E ti consiglio di aprire bene le orecchie, così da non fraintendere. Quello che ho sempre cercato di fare trattando questo tipo di argomenti, a differenza degli altri, è stato il volermi attenere alle prove, ok? Documenti, piuttosto che eventi certamente testimoniati e quant'altro. Se non ti attieni alle prove, fai la fine dei guru ufologici che abbiamo in Italia che mixano senza senso informazioni a caso facendo una becera disinformazione in ambito ufologico, ok? Ed è proprio sulla base delle evidenze, delle prove, che ho capito che se alcuni UFO che osserviamo non sono di origine umana, e certamente alcuni non lo sono, ebbene signori, non possono ospitare passeggeri. Chi afferma il contrario non ha niente a che vedere con la seria ricerca ufologica documentale in questo ambito. E alcuni diranno, e tu che ne sai? E io che ne so? Segui il podcast fino alla fine, poi me lo dici te che ne so. Ok? Prima di commentare a sproposito, segui questo video fino alla fine. Poi vediamo. Dal fascicolo ufficiale dell'SCU, 270 pagine di studio forense realizzato da esperti che studiano le nanotecnologie per la difesa, studio messo in piedi analizzando i dati del caso Nimitz, sono stati esaminati i dati relativi alle triangolazioni degli UFO in mezzo all'oceano nel 2004 e nel 2014 fatti dalla USS Princeton, ok? Dati radar ufficiali e quant'altro. Ve lo ricorderete il fascicolo, no? Ci ho fatto il callo parlando del caso Nimitz. Ebbene, la matematica dietro a questo studio rivela qualcosa di indiscutibile. Dalle centinaia di pagine relative ai documenti ufficiali FOIA che presentano, dalle paginate e paginate di calcoli matematici e studi forensi messi in pratica dagli esperti, concludono calcolandone le manovre di questi oggetti, che dovrebbero esercitare centinaia di G di forza. Ok? La pressione esercitata da quelle manovre a tot velocità in tot tempo farebbe non solo esplodere qualsiasi veicolo umano, perché è stato inoltre calcolato che gli F-35 mantengono l'integrità strutturale fino a 13,5 G di forza, mentre i G di forza osservati per le triangolazioni degli UFO superano le centinaia di G di forza, ma inoltre è stato calcolato nero su bianco, scritto nero su bianco su carte ufficiali, che un essere biologico, diciamo un essere umano di 76 kg, verrebbe sottoposto a più di 1000 tonnellate di pressione, 1040 tonnellate per l'esattezza. Chiaro? Dimmi se ti è chiara questa cosa, ecco. All'interno di un altro studio ufficiale che ho mostrato, addirittura commissionato dalla NASA per quanto riguarda le stazioni meteoriche in Ucraina,
Ve lo ricorderete quel video, no? Ha più di 100.000 visualizzazioni. Ecco, anche in quello studio nero su bianco sono stati captati oggetti, e attenzione, non riflessi o altro, oggetti solidi viaggiare nell'atmosfera, all'interno dell'atmosfera, quindi soggetti alla forza gravitazionale del nostro pianeta, che viaggiavano a 15 km al secondo, che equivalgono a 54.000 km orari. Dico 54.000 km orari. Di nuovo il veicolo esploderebbe e il pilota, chiunque esso sia, diventerebbe la sagoma di Gollum del Signore degli Anelli schiacciato da un Frecciarossa. Ti è chiaro? E a questo punto ho iniziato a dirmi: queste manovre sono inumane, questi oggetti sono inumani, esistono i video, i dati, i rilevamenti, i documenti ufficiali, i dati radar visuali ufficiali dei militari. A questo punto ho iniziato a chiedermi nel corso degli anni che cosa avessimo di fronte. Ok? Ho tradotto documenti ufficiali relativi agli anni 50 dove si parla di velocità tremende. Attenzione, in alcuni documenti del Blue Book ufficiali neanche specificano la velocità. Ora come ora mi viene in mente un documento dove c'è proprio scritto velocità tremenda. Ecco, la teoria relativa alle sonde extraterrestri senza pilota dotate di intelligenza artificiale risolverebbe ogni problema. Credetemi, ogni problema relativo ai limiti biologici di un viaggio extraterrestre, interstellare. Se non avessero gli wormhole, la sonda potrebbe comunque stare in viaggio centinaia di migliaia di anni e raggiungerci. Se avessero gli wormhole, ancora meglio, la sonda non sarebbe soggetta alla dilatazione temporale, né allo stress gravitazionale, né altro, chiaro? Ma qui, comunque, devo entrare nello specifico. Metti caso che un alieno, una civiltà di tipo 2, quindi in possesso di sfere di Dyson, sia in grado, a questo punto, sfruttando l'immensa energia che hanno, di aprire dei veri e propri wormhole che gli permettono di pilotare da un punto A ad un punto B nell'universo bypassando i limiti di Einstein e accorciando i tempi attraversando un passaggio di ordine superiore. Ok, bene, missione compiuta. Va bene che arrivi nell'atmosfera terrestre e per forza di cose sei soggetto alla gravità della Terra e dalle manovre che abbiamo osservato ti spiaccichi nell'astronave, però dai, facciamo finta che. Mettiamo caso che l'alieno attraversi il wormhole, ce la faccia. Ebbene, come ho spiegato anche nel mio primo libro, sembra una cosa nuova che ho partorito di recente, ma invece ne parlavo già nel mio libro, l'alieno, caro amico internauta, devi sapere che sarebbe soggetto alla dilatazione temporale e quando torna a casa, se torna a casa, il suo pianeta è possibile che non esista già più. Se sta qui un anno, in base a dove si trova il suo pianeta rispetto al nostro, che sia una civiltà di tipo 3 o di tipo 3000, non potrebbe ingannare il tempo. Chiaro? Assolutamente non potrebbe. E quindi il suo sarebbe un viaggio di sola andata, per non parlare dei limiti gravitazionali dell'attraversare un wormhole per un corpo fisico. I calcoli sono tremendi. Però, in ambito puramente speculativo, facciamo che lo attraversa, ok? Ecco, sarebbe fregato. Chiaro? Perché la scienza vuole che per chi viaggia così lontano e a tali velocità, il tempo scorra molto più lentamente dell'osservatore a riposo, e quindi, se hai visto Interstellar capirai, il suo sarebbe un viaggio di sola andata. Cos'è più logico quindi? Perché se questi hanno sfere di Dyson, se sono una civiltà di tipo 2 e hanno intrapreso i viaggi interstellari, tranquillo che usano la logica. Ecco, cos'è più logico? È più logico mandare delle macchine. Fine. Lo stesso Michio Kaku riferisce che ogni civiltà sufficientemente avanzata svilupperà per forza di cose delle intelligenze artificiali, ed ecco fatto, macchine autonome, infinite, dotate di intelligenza artificiale. Questo, signori, risolve ogni problema mai posto in ambito ufologico. Addirittura anche il Scientific American esordì con un articolo che recita: alieni, se sono qui sotto forma di sonde robotiche, un'idea che metterebbe d'accordo gli esperti di UFO e gli scienziati del SETI. E a questo punto dirai: ok, ma scusa, è tutto il filone correlato alla teoria degli antichi astronauti, la mitologia religiosa e quant'altro che parla di esseri celesti? Allora, è qui che entra in gioco possibilmente la mia teoria del tutto. Ma comunque ci sono due possibilità. O i fenomeni avvenuti in epoca antica, i racconti della mitologia, non hanno niente a che fare con l'ufologia e quindi sono il frutto di altri fenomeni, di fenomeni psichici, spirituali, energetici, extradimensionali e quant'altro, che ancora non riusciamo a concepire, o hanno a che fare con l'ufologia e fanno parte della teoria del tutto ufologica che tra poco proverò a raccontarti.
Io comunque non ho tutte le risposte, l'ho sempre detto, non prendere quello che ti dico io come se fosse legge. Nessuno ha la verità assoluta fra le mani ed evolvere il proprio pensiero in merito a tematiche così complesse nel corso degli anni non significa essere contraddittori, ma onesti. E infatti nel corso del tempo ho iniziato a concepire in modo concreto il fatto che in epoca antica non si trattasse di divinità celesti, ma di esponenti di una determinata civiltà più evoluta che istruì i cacciatori-raccoglitori. Recuperati tutti i video nella mia playlist Archeologia Misteriosa e ti si aprirà veramente un mondo anche per quanto riguarda queste tematiche. Di conseguenza, data l'interpretazione religiosa dell'epoca, l'eroe mitico di una civiltà evoluta sarebbe stato visto come un dio, non trovi? E come ho sempre detto, ci sono varie spiegazioni per varie situazioni e vari fenomeni. Ti invito a seguire il podcast fino alla fine perché propongo un qualcosa che unisce tutto, una teoria del tutto ufologica. Io sono molto gnostico in merito, signori, ok? Quindi non escludo la possibilità e non mi precludo niente, ma secondo me l'errore che in molti di voi fanno è dare per scontato che tutti i fenomeni spiegabili abbiano un'unica spiegazione. Non escludo niente in ambito speculativo, storico e quello che vuoi, ma però, mi conoscete, d'altro canto seguo le prove e la scienza portando avanti il mio lavoro in ambito ufologico nel migliore dei modi. Sicuramente meglio di chi specula in merito alla religione mixando narrative fantascientifiche con il fanatismo religioso, e ti comunico che l'idea dell'alieno che pilota l'astronave è uno stereotipo della cultura pop degli anni 60 che assolutamente non risponde in nessun modo ai dati militari che abbiamo fra le mani. E se nel corso della vita del canale ho cambiato idea, bene così, ok? Bene così, significa che sono cresciuto. E attenzione, perché comunque molti si sono sentiti spiazzati sotto all'ultimo video, ma questa non è una novità. Chiaro, la mia idea in merito si è concretizzata già da un paio d'anni. Ma veniamo a noi, finalmente, e arriviamo al paradosso di Fermi e alla teoria del tutto ufologica. Perché anche qui si è dato per scontato che io mi riferissi al fenomeno UFO UAP quando in ambito puramente teorico si faceva riferimento a numeri ipotetici relativi a ipotetiche civiltà e sicuramente non ad avvistamenti certi, ok? Quello che semplicemente volevo dire con quel video, e sono stato molto frainteso, è che dire non sono atterrati gli alieni e quindi dove sono tutti, volendo intendere che se non si sono palesati non esistono, come afferma il paradosso di Fermi, è sbagliato. Lo capisci che è sbagliato? Lo capisci che questo non sta né in cielo né in terra perché oggigiorno esistono concretamente dati che ci possono far pensare ad una visita aliena? Da Oumuamua alle ultime ricerche di Exoprobe che hanno individuato flottiglie di luci coordinate in assetto che volano sopra l'orbita terrestre in lastre fotografiche ufficiali realizzate anni prima che un qualsiasi satellite fosse lanciato in orbita? Signori, io, a tutti quelli che si sentono spiazzati, consiglio vivamente di recuperare i miei ultimi 30-40 video in ordine cronologico. Clicca sulla sezione Ultime uscite e li hai tutti lì. Ma non serve avere prove fra le mani, attenzione, fate tutti mente locale, non serve avere prove fra le mani per smontare il paradosso di Fermi. Bastano le ipotesi concettuali mosse dalle università di tutto il mondo. Per esempio, nell'ultimo video vi ho mostrato la ricerca del Max Planck Institute dal sito ufficiale in cui si postula l'idea che una civiltà di tipo 3 possa utilizzare i buchi neri come computer quantici. Ecco, mi spieghi in che modo una civiltà che crea sfere di Dyson intorno alle proprie stelle, cioè ci rendiamo conto, o che utilizza i buchi neri come computer quantici possa utilizzare le onde radio per comunicare con noi altri? Spiegamelo per favore, spiegamelo! Ma non capisci la matematica del paradosso di Fermi? Vai a raccogliere le lumache nello spazio, ok? Basta concepire, ma ascoltami bene, non è che devi sentire, devi ascoltare, apri le orecchie. Basta concepire una civiltà aliena abbastanza avanzata per compiere i viaggi interstellari che il SETI diventa una buffonata, chiaro? Soldi buttati via. Ti faccio questa domanda. Conosci il modo in cui gli alieni comunicano nell'iperspazio, a patto che comunichino? No, la risposta è no. E allora come puoi dire non esistono solo perché non rispondono ai tuoi paleolitici segnali radio? Vedi che non servono prove aliene per smontare il paradosso di Fermi? E allora questo implica forse che Omega Click
È contraddittorio perché ho smontato una teoria che smonta gli alieni? Assolutamente no, anzi ho difeso le mie idee, assolutamente. Io nel video sul paradosso di Fermi non ti ho detto il paradosso di Fermi è sbagliato perché non ci hanno mai visitato. Se invece di commentare prima di guardare il video per intero finisci di seguire la clip non sarebbe male, no? Ti accorgerai che ho detto sì, ci hanno visitato, ma a mio modesto parere molti avvistamenti UFO sono da attribuire a sonde robotiche senza pilota dotate di intelligenza artificiale. Ti ho detto il paradosso di Fermi non è coerente ai giorni nostri perché non basta dire non vedo e quindi non ci sono. È come prendere un secchiello d'acqua nell'Oceano Pacifico e dire nel secchio non ci sono pesci e quindi i pesci non esistono. Ebbene, no, magari te n'è passato uno a 2 metri. Capisci? Questo, comunque, è un esempio devastante. Certi commenti sotto all'ultimo video mi hanno fatto passare come quello che ha smentito il paradosso di Fermi volendo in qualche modo affermare che gli alieni non hanno mai avuto niente a che fare con noi, ma questo è sbagliato. E non ha senso soprattutto, no? Perché se sai cos'è il paradosso di Fermi... E alcuni di voi hanno totalmente fuorviato il mio discorso. Inoltre, sono convinto che in molti hanno commentato ancora prima di finire il video. E perché lo sto dicendo? Lo sto dicendo perché esattamente al minuto 16 e 9 secondi, vai al minuto 16 e 9 secondi del mio ultimo video sul paradosso di Fermi, la scala di Kardashev, che se ti sei perso devi assolutamente recuperare, e tralasciando la spiegazione relativa al paradosso di Fermi, ho spiegato molto bene cosa penso, parlando chiaramente, testualmente, di sonde robotiche extraterrestri dotate di intelligenza artificiale. Ho detto testualmente che secondo me il fenomeno UAP, alcuni eventi, sono correlati non a forme biologiche, ma a sonde robotiche. Quindi come puoi dire che io nell'ultimo video sono contraddittorio perché dico che gli alieni non hanno mai avuto niente a che fare con noi? Penso che prima di commentare sia giusto guardare un video per intero, non trovi? Ma poi voglio dire, ho parlato di extraterrestri, civiltà di tipo 2, civiltà di tipo 3, quindi mi chiedo in che modo sarei stato contraddittorio. Io ti porto davanti agli occhi un fascicolo ufficiale UFO dove si accerta storicamente su carta intestata governativa su di un documento ufficiale rilasciato ai sensi del Freedom of Information Act pubblico a cui tutti possono accedere che un determinato pilota in un dato momento storico ha avvistato, ripreso sul radar, triangolato, inseguito e fatto rapporto in merito ad un oggetto inumano, dalla forma inumana, dal comportamento inumano che si è beffato dei cacciamilitari più avanzati del mondo. Bene, a questo punto l'evento è avvenuto? L'evento è sicuramente avvenuto, no? Qualsiasi cosa sia, è sicuramente avvenuto. Bene, a questo punto sta a noi capire di che cosa si tratta. Io incrocio le prove, i documenti, i fatti, le testimonianze e ti dico, sono giunto alla conclusione che, secondo il mio modesto parere, si tratta di questo. Poi se secondo te è un piccione, va bene uguale, ok? Anche se magari ci sono dati radar ufficiali che riferiscono che l'oggetto viaggia a 10.000 km/h, tu dici che è un piccione? Ok. Come quando per il caso Nimitz chi di dovere disse che era un aereo di linea visto male mentre la Marina degli Stati Uniti nello statement ufficiale scriveva su carte ufficiali che l'oggetto ruotava su se stesso e si inclinava come una trottola. È come dire che un oggetto che viaggia a 10.000 km/h è un piccione. Uguale, è la stessa interpretazione, Ebbene, è un piccione? Ok, ma la scimmia analfabeta fra noi due non sono io, chiaro? Chi si deve nascondere davanti ai dati ufficiali non sono io. Chiaro? Ecco. Poi significa che la mia interpretazione è quella corretta? La verità assoluta? Assolutamente no, ma stanne certo che è quella sicuramente più plausibile. Ricapitoliamo. Esistono gli alieni? Esistono miliardi e miliardi di specie aliene e siccome non esiste un presente simultaneo nell'universo, direi che sono esistite, esistono ed esisteranno civiltà di ogni tipo, da quelle più evolute a specie animalesche in ogni dove, e la nuova scoperta del James Webb relativa a galassie primordiali molto più grandi della Via Lattea, già belle che formate, che esistevano 500.000 di anni dopo l'espansione del Big Bang, non fa altro che aumentare in maniera esponenzialmente impressionante la matematica dietro a queste possibilità. Molte razze magari hanno iniziato a viaggiare nello spazio e per quanto mi riguarda hanno intrapreso i viaggi interstellari attraverso sonde robotiche senza pilota dotate di intelligenza artificiale.
hanno possibilmente costruito sfere di Dyson e sono sicuramente diventate specie multiplanetarie. E arrivati a questo punto del podcast, ti richiamo nuovamente all'attenzione perché sto per spappolarti il cervello. Sei pronto? Preparati proprio, smetti di fare quello che stai facendo e ascolta con molta attenzione. Questa, signori, è la mia teoria del tutto ufologica. Forse ancora un po' immatura, da perfezionare, ma questa è la mia teoria del tutto. Ok che c'è la possibilità, come ho detto prima, che ci siano fenomeni distinti e che non per forza debbano tutti quanti avere a che fare con l'ufologia, ma date comunque per scontato che l'ipotesi di sonde extraterrestri dotate di intelligenza artificiale escluda a priori il filone teorico relativo alla teoria degli antichi astronauti, perché dite, se sono sonde robotiche, allora perché ci sono stati tanti avvistamenti e manifestazioni in epoca antica? Non può essere, no? Ebbene, secondo la terza legge di Clarke, ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia e questo apre innumerevoli possibilità. Credimi, innumerevoli possibilità. Prima cosa devi studiare l'interpretazione religiosa del tempo, perché se attribuivano spiegazioni religiose mitiche a fenomeni meteorici o cometari, figurati che tipo di spiegazione mitica potevano attribuire a determinati avvistamenti UFO. E in secondo luogo, proprio basando il ragionamento su questo, e se gli avvistamenti di esseri in epoca remota correlati alla teoria degli antichi astronauti fossero il frutto di quelle stesse intelligenze artificiali extraterrestri? Unificare la teoria ufologica arrivando a concepire sonde robotiche senza pilota non esclude gli avvistamenti di alieni, perché non ci possiamo neanche immaginare cosa potrebbe essere in grado di creare un'intelligenza artificiale sufficientemente avanzata. Cioè, riesci a concepire quanto può essere avanzata un'intelligenza artificiale aliena evoluta nell'arco di miliardi di anni in grado di compiere in autonomia viaggi interstellari? Dal canto nostro, cari signori, se volesse sembrare un organismo biologico, per noi sarebbe indistinguibile da ogni organismo biologico che conosciamo. È chiaro? Ipotizzo quindi, anzi non escludo la possibilità, diciamola meglio, è logico pensare che assumano sembianze proprio come un robot che ospita un'intelligenza artificiale qui sulla Terra. Un'intelligenza artificiale sufficientemente avanzata potrebbe addirittura arrivare a concepire di integrarsi con le credenze vigenti in un determinato pianeta per studiarlo e quindi capire che sei credente e assecondare quelle determinate credenze arrivando a spacciarsi per chi non è. Questo è niente, perché parliamo in realtà di panspermia controllata e della possibilità che queste sonde robotiche aliene riescano a seminare la vita su pianeti disabitati. Chiaro? Ho realizzato un episodio dedicato alla panspermia controllata. Capisci cosa voglio dirti? Chi mi dice che i racconti in epoca remota di quelle che sono diventate figure miticizzate, divinizzate, non umane, non erano di fatti intelligenze artificiali? Io mi sarò anche fatto un viaggio assurdo, ma prova ad entrare nel mood. D'altro canto, una civiltà di tipo 3 sulla scala di Kardashev, signori, potrebbe anche creare esseri artificialmente biologici. Chiaro? È possibile che un'intelligenza artificiale si sia evoluta a tal punto da creare artificialmente un essere vivente biologico manipolando a proprio piacimento le sue caratteristiche psicofisiche, cloni di un certo tipo, aventi come madre un'intelligenza artificiale dalla mente collettiva che colonizza lo spazio. Chiaro? Com'è possibile che una determinata intelligenza artificiale abbia fatto vedere a Ezechiele, per esempio, facendo un esempio, quello in cui credeva lo stesso Ezechiele per rendere il tutto più comprensibile a quel determinato livello culturale? Questa teoria, che ovviamente rimane una teoria in ambito speculativo, unifica il tutto. L'ipotesi di sonde extraterrestri potrebbe abbracciare addirittura la teoria degli antichi astronauti. Chiaro? Addirittura si parla in epoca remota del re Paramara Boia di Dar in India, che aveva un membro della servitù che venne descritto nei testi simile ad un robot. Chi mi dice che gli avvistamenti UFO, prettamente UFO, oggetti volanti non identificati, in epoca remota e antica non siano le stesse sonde robotiche senza pilota che osserviamo oggi? Cioè, chi mi dice che sono arrivati negli anni 20? Se so che esistono avvistamenti UFO in ogni epoca. Chiaro?
questa teoria unifica il tutto, perché è possibile che siano la spiegazione anche per quanto riguarda determinati avvistamenti di esseri che probabilmente esseri non sono. Non sono, perché un essere biologico è veramente difficile, ok? Che arrivi fino a qui. E ancora una volta, l'alieno che non è alieno biologico ma intelligenza artificiale non sarebbe influenzato né dai limiti temporali di un corpo fisico, né dai limiti gravitazionali, né dalle radiazioni presenti nel cosmo, né dalla dilatazione temporale e quant'altro. E a parer mio questa teoria è molto raffinata, addirittura, ascolta bene, apri bene le orecchie, determinati futuristi hanno ipotizzato che le civiltà di tipo 3, attenzione, di tipo 3 nel cosmo, non siano biologiche e che le forme di intelligenza artificiale siano sopravvissute alla razza che le ha create. Di conseguenza, hanno colonizzato tutti i pianeti del proprio sistema perché non hanno bisogno che un pianeta abbia le condizioni ideali per ospitare la vita, per viverci, perché non sono biologici, e fatto questo hanno intrapreso viaggi interstellari, creato sonde con la stessa mente collettiva di intelligenza artificiale, ed ecco fatto. Bisognerebbe assolutamente modellare e approfondire questo aspetto. Cercherò di farlo nel corso del tempo. Questo è un processo cognitivo molto, molto probabile, signori, che mi affascina particolarmente. E per concludere ti faccio questa domanda, proprio per mettere un punto ti faccio questa domanda. Spero che ti apra il cervello. Migliaia di anni fa, i nostri avi sarebbero stati in grado di distinguere un'intelligenza artificiale aliena inviata sulla Terra da, effettivamente, che ne so, un angelo, un essere biologico, un alieno o quant'altro? La risposta è no. È no, la risposta è no, e questo apre innumerevoli possibilità per quanto riguarda la mia teoria ufologica unificata. Tanto poi ci farò altri video e sono sicuro che riuscirò a concepire e a formulare meglio. Ciò che voglio dire è che esistono varie possibilità in questo universo da prendere in considerazione, ok? E non ti rimane che capire quale, secondo te, potrebbe essere quella più plausibile. Cosa ne pensi di questo video da implosione del lobo frontale? Che idea ti sei fatto? Mi raccomando, se hai apprezzato e seguito il podcast fino alla fine, lascia un like, spostati nella sezione commenti e lascia un tuo pensiero in merito che poi io passo e leggo. Vi ringrazio per essere stati con me, vi ringrazio per la pazienza, vi abbraccio e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!